Ciao amici del bosco, in questo video Cristiano mi spiega la gestione dell'uliveto. Tutto il tappeto erboso c'è uno strato veramente importante e questo adesso si degraderà in tempi molto rapidi. Il segreto dell'olio di Cristiano secondo me sta nel suolo. Esattamente, è proprio così. La cosa più importante è gestire il nostro suolo per avere delle piante sane che ci danno dei prodotti di altissima qualità. Ed oggi faremo un test con un macchinario dedicato, specifico, proprio per la gestione delle spontanee. Perché dobbiamo farla finita con tutto questo terreno sempre lavorato, sempre scoperto. L'erba è bellissima, facciamo crescere anche i fiori, non sono brutti, e anche le piante ne beneficeranno. Da un punto di vista proprio agronomico, il terreno coperto con la flora spontanea è molto importante. Noi abbiamo bisogno che esso sia protetto dal dilavamento, dall'erosione e dalla liscivazione. Soprattutto se prendiamo in considerazione un suolo scoperto e soprattutto in pendenza, questo nell'arco degli anni andrà incontro a tutta una serie di deterioramenti e di problematiche. La perdita di terreno fertile è una delle più grandi problematiche che dovremmo affrontare. Gestirlo in una maniera alternativa, quindi gestire le spontanee, gestire le potature e mantenerle in modo tale che mi aumentano il livello di sostanza organica del mio suolo è una strategia vincente. Analizziamo la situazione del suolo. Qui abbiamo una buona erba, non cresciuta tantissimo quest'anno per carenza di piogge, però raccontami tutta la situazione, perché tu qui hai già portato un po' di nutrimento. Ho lavorato nel tempo e quindi sto gradualmente riutilizzando tutti gli sfalci, le potature e soprattutto le erbe spontanee per reintegrarle nel suolo. L'anno scorso, prima dell'inizio dell'inverno, ho iniziato a apportare tutta una serie di nutrienti che si sono poi con il tempo integrati nel suolo. In particolar modo, se osservate, ho portato moltissimo fogliame, tipico dell'autunno, e l'ho miscelato con un compost autoprodotto a base di letame di coniglio che ho diffuso, sparso su tutto l'oliveto. Ho rispettato soprattutto il fatto di spargerlo sotto chioma, che è anche uno dei metodi migliori per riportare una concimazione all'oliveto. L'erba è gradualmente ricresciuta e adesso noi andremo a omogenizzare il tutto utilizzando un attrezzo specifico che triturerà e omogenizzerà tutta questa sostanza organica che gradualmente poi si reintegrerà nel suolo e sarà il nutrimento principale per le mie piante. Questa macchina ho capito che ci può essere molto utile perché ci permette di lavorare bene appunto anche intorno alle chiome degli alberi, non danneggia i tronchi, ci si può girare intorno e in tempi rapidi ci falcia benissimo l'erba, e se ci sono anche un po' di potature non si spaventa e trincia anche quelle. In pratica ecco, è un trattorino tosaerba, è un mezzo molto potente, molto performante, è un 800 di cilindrata, benzina a 27 cavalli, ha tutta una serie poi di sistemi di sicurezza e anche di regolazioni, perché qui c'è un piatto di taglio con 3 lame che posso gestire in altezza e poi lui espelle lateralmente quello che va a triturare e quindi mi lascia tutto sul posto, quindi sarò io pilotando il mezzo a gestire dove far defluire tutto il materiale. Vediamo come trasformiamo questo oliveto. Wow, che lavorone! Tutto pulito. Vediamo che c'è rimasto a terra. Controlliamo. Qua c'è un bel mazzo di roba. Ah, senti, è anche calda. Vabbè, il profumo è meraviglioso. Sì, come vedete
c'è stata una triturazione molto importante sia delle erbe, delle spontanee, di tutta la pacciamatura che avevo portato. Come vedete riesce a completare e a fare un lavoro veramente eccezionale. Guardate quanta sostanza organica, quanta pacciamatura io ho nel mio suolo, e soprattutto ecco, questo sarà tutto un prato, un giardino che poi riprenderà, ricrescerà. Soprattutto ecco, è anche ricchissimo di molte erbe spontanee commestibili, perché ormai è inerbito da molti anni e il livello di biodiversità è aumentato moltissimo. Siamo arrivati a contare fino a 23 specie botaniche differenti per metro quadrato. Allora, cosa bellissima, tutte le erbe che abbiamo tagliato sono ancora vive, ricresceranno più belle di prima, avremo un prato fiorito, potremo raccogliere le erbe spontanee da mangiare, quindi tutto questo è fantastico. Allora, questo sfalcio si fa, diciamo, in primavera, quando l'erba comincia a venire su. Quante volte è necessario ritagliare, se è necessario ritagliare? Allora sì, io faccio un primo taglio proprio in questo periodo post potatura, perché così vado a integrare anche gli sfalci con le potature prodotte e quindi creo questo substrato. Dopo dipende moltissimo dalla stagione. Se vogliamo mantenere, ecco, un tappeto erboso vivo, verde, basso e sempre vitale, occorre tagliare con una frequenza elevata. Però poi dipende anche effettivamente dal sistema che vogliamo scegliere di gestione del nostro suolo, perché io per esempio in alcune circostanze lascio anche andare a fiore molte piante, perché poi sono di grande aiuto per gli insetti e soprattutto per le api. Io in questo caso per esempio qui avevo seminato alcuni anni fa erba medica, che poi si è gradualmente diffusa, che uso anche per foraggio per gli animali, anche come ovviamente specie mellifera, e quindi dipende proprio dal contesto e delle circostanze. Quindi possiamo mantenere un bel pratino raso, oppure far crescere l'erba, farla andare in fioritura, che è anche molto bella, aiutare anche gli insetti. Sì, l'importante ecco, è sempre porsi l'obiettivo di aumentare la sostanza organica del suolo, e quindi ecco, questa pratica dello sfalcio e della trinciatura è molto efficace, perché se proprio osservate in tutto il tappeto erboso c'è uno strato veramente importante, e questo adesso si degraderà in tempi molto rapidi. Tra l'altro ecco, avendo apportato moltissima pacciamatura secca dell'autunno, come vedete, unito anche a un innesco di una microbiologia molto forte derivante dal compost del letame di coniglio, unito agli sfalci freschi verdi, si composteranno in tempi veramente rapidi, e quindi poi andranno in corso a tutti quei processi di umificazione primaria, secondaria e mineralizzazione, e quindi poi torneranno ad essere disponibili per le piante. Un momento chiave della vita dell'oliveto è quello della raccolta delle olive. Ecco, in quel caso è necessario avere una pulizia per poter appunto facilitare la raccolta. Come ti prepari tu? In base sempre alla stagione, alla piovosità e all'osservazione del nostro terreno e del nostro suolo che dobbiamo controllare, prima della raccolta faccio un'altra passata per agevolare appunto tutte le operazioni di raccolta. Questa materia è già calda, si fermenta subito. Una considerazione: come vedete io ho questa gradazione che corrisponde all'altezza del mio piatto trinciante. Praticamente tramite questo pedale io posso regolare e gestire varie altezze. Se avete del materiale molto importante, molto alto, potete partire ad altezze maggiori e poi, se lo desiderate, e anche se volete triturare ulteriormente il vostro materiale, lo potete abbassare e quindi fare più passaggi. Abbiamo completato il nostro lavoro. Come vedete abbiamo questo fantastico mix. Mamma, quanta roba! Abbiamo un terreno già coperto, già protetto, e che quindi anche risponderà molto meglio anche di fronte a dei agenti atmosferici importanti, perché dobbiamo considerare che purtroppo adesso siamo in una fase in cui abbiamo dei periodi di grandi siccità, ma poi dei periodi proprio praticamente di alluvioni, e quindi dobbiamo pensare purtroppo che queste non sono più emergenze, ma diventeranno sempre più una quotidianità. Quindi progettiamo per le emergenze e quindi prepariamoci, organizziamoci
e soprattutto ponendo sempre la massima attenzione ai nostri suoli per rigenerarli. Quindi questo oliveto così gestito è pronto per l'arrivo delle piogge, quindi se arriva tanta acqua abbiamo parecchia materia organica che fa da spugna, poi abbiamo ancora le radici delle erbe spontanee che con le canalette che formano aiutano la discesa dell'acqua in profondità. Ci siamo preparati appunto anche per questo punto per delle piogge abbondanti e in questo modo eviteremo eventuali fenomeni di ruscellamento, di lavamento, allontanamento del suolo e anche creazione di situazioni di pericolo. Abbiamo aggiunto un altro tassello alla cura degli olivi e dell'oliveto, ci sono tante altre cose da dire, da approfondire, Cristiano, giusto? Le piante e gli animali, cioè, convivono con virus, batteri e funghi. Se pensiamo per esempio, ecco, proprio al batterio della rogna, vive sulla pianta, c'è già. Quindi noi dovremo riuscire a lavorare con e quindi convivere, e sarà proprio la microbiologia che ci darà la soluzione e l'equilibrio. Quello è il mio obiettivo, lavorare con e per raggiungere quell'equilibrio armonico e funzionale che è tipico degli ecosistemi. Questo è fondamentale, questo lo facciamo anche per esempio con la frutta o gli ortaggi che sono malati. Compostateli, riutilizzateli, cerchiamo di raggiungere un equilibrio e non pensare sempre che siamo in guerra e dobbiamo combattere semplicemente la malattia. Quindi non diciamo di bruciare, perché quello è un altro messaggio molto diffuso, bruciare tutto quello che potrebbe portare malattie. Se volete fare una combustione, pirolizzate e trasformatelo in carbone vegetale. Ecco il messaggio finale che ci voleva. La miglior soluzione. Grazie davvero Cristiano, ci hai insegnato un sacco di cose, spero che siate arrivati fino in fondo a questo video, ne faremo altri, ma mettete anche un like, quindi vi ringrazio per il like che metterete, ci vuole. Se avete domande, commenti da fare, poi Cristiano vi dà anche le risposte. A presto, ciao!